vedi questa cosa qui, no? Cioè, non so, ieri fino a oggi ero in Slovenia, stamattina mi sono svegliato, avevo questa sorpresina qui. E allora ho pensato, cazzo, è da un po' che non faccio video YouTube, non li farò sicuramente adesso finché non mi passa questa cosa. E poi ho pensato anche, ma è possibile che non riesco, che ogni volta cerco di essere, come dire, di aspettare il momento perfetto, di essere riposato. Quindi fanculo, basta aspettare, fare cose. Al massimo metterò semplicemente questi bellissimi occhiali. Come puoi vedere c'è abbastanza un disastro qui dentro perché sono stato via parecchio tempo e sono stato tra Ischia, quasi 2 settimane in Irlanda. Poi qualche giorno in Slovenia. Sono tornato finalmente a casa, ho un sacco di roba da montare, ho un sacco di roba da sistemare, ho un po' di roba da fare unboxing di prodotti mandati per collaborazione, per cui devo fare video, devo fare cose. Vi faccio vedere questa cosa perché mi sono divertito un sacco l'altro giorno. Non so se conosci Synco come brand, che fanno tipo i microfonini, loro sono partiti da lì. Adesso hanno fatto questa cosa tipo per le produzioni, che fanno da trasmettitori. Corre dietro. Ok, stai un po' più distante. Questo invece è un treppiedi, quelli grossetti che ha fatto la Ulanzi nuovo, che non vedo l'ora di adoperare perché io ne ho uno della Newer, ma ha fatto un po' il suo tempo. Bello. Sono ricomprato le Vans, queste sono il terzo paio uguale che compro di queste Vans che sono la mia vita. Queste sono le skin che ho preso per un po' di ottiche e la ZV1 con la quale sto filmando. Non so se sono cose che usi, io le ho messe sulla A7S3, sulla ZV1 non riuscivo a trovarle, quindi le ho prese da AliExpress. Alla fine sono tipo 20 euro a ottica o a corpo macchina, che ti evitano quei grafi inutili, stupidi, che poi quando vai a rivendere magari il pezzo devi stare lì a trattare almeno 100 euro per danni estetici. Quindi secondo me skin da subito, sempre, e vetro temperato. Piccola parentesi stupida del cazzo. E come stiamo andando? Come va la tua vita? Io ultimamente sono un po', come dire, preso tra un sacco di cose. Sto lasciando crescere i capelli, prima di tutto come puoi notare. Sto cercando di prendere un po' di pause dal lavoro, di prendermi i giusti ritmi, anche se tutte queste pause di solito si rivelano più stancanti del stare dietro ai lavori. Però sì, ultimamente sempre più richieste di collaborazioni, che non mi lamento, anche perché sto riuscendo ad avere i miei primi video sponsorizzati, tipo con Artlist, eccetera. E a proposito, se avevi intenzione di iscriverti ad Artlist o Motion Array, usa i link nella descrizione, che così, cioè, ho bisogno di far vedere che c'è un po' di traffico, grazie. Quindi oltre ai lavori devo riuscire a stare dietro anche YouTube. Ovviamente non sto pubblicando un cazzo e questa cosa mi sta sulle palle. Sono riuscito a pubblicare appunto i video che erano sponsorizzati perché ovviamente mi mettono pressione, nel senso mi dicono ok, entro questo mese mi devi dare un video su questa cosa qui, il che mi spinge a farli e in un certo senso un bene, però non voglio neanche iniziare a pubblicare tipo solo video sponsorizzati, solo video in collaborazioni eccetera. Voglio fare anche cose che mi sento io di dire, e per questo devo riprendere un attimo il ritmo. Ho rifiutato qualche lavoro che mi avrebbe fatto stare via di casa per un po' di tempo. È stato
una scelta un po' difficile perché è un lavoro che mi piace, perché è legato al mondo di viaggi, però è sempre lavoro. Io ho, come dire, questi obiettivi, voglio portarli avanti, voglio portare avanti questo canale, quindi cazzo, spero di non pentirmene. Qui non c'è abbastanza luce. Lì questi slide sono quelli che ho vinto tipo con il contest di montaggio video di Sam Newton and shit, e sono sempre tornati utili, te li consiglio, cioè dei LED nel tuo repertorio. Quindi è un periodo un po' strano, nel senso che economicamente cioè parlando di fatturato, perché sai che l'anno scorso ero arrivato al limite del fatturato possibile per forfettare, quindi 85.000 eccetera. Quest'anno sono messo abbastanza bene, circa, nel senso che in 4 mesi penso di essere a 25, quasi 30. Dovrei spingere un pochino di più, però sinceramente come sempre non mi sono neanche sponsorizzato troppo. È proprio un periodo in cui non riesco a capire a cosa dare effettivamente un focus e su cosa spingere. Cioè davvero non lo so. Guardali, a 32 anni devo ancora capire che cazzo fare nella vita. Ogni volta che faccio diciamo un passo avanti nella vita, in questo lavoro eccetera, ogni volta è tipo sempre più difficile capire che cazzo sto facendo, perché tu apri una porta e te ne trovi altri 100.000 davanti e dici e adesso che cosa devo fare? Speri che con il tempo le cose siano più chiare, speri che con il tempo tutto sia più semplice, ma non sta succedendo. Mi rendo conto anche che non voglio che succeda. Non voglio che le cose siano semplici, mi piace lottare per tutto. Cioè, alla fine le cose che otteniamo lottando sono quelle che ci danno poi più soddisfazione, sono anche quelle che apprezziamo di più. Un po' come i figli che ereditano e perdono tutto, perché non hanno mai saputo gestire le cose. Io non voglio arrivare a un certo livello e non saper gestire le cose perché non ho fatto il percorso che avrei dovuto fare e non sono cresciuto. Sì, questa era così. Una piccola parentesi per fare vedere un momento anche di dubbio, di fragilità, insomma, perché questi momenti mi causano parecchi stress mentali e fisici. Sono lì che mi blocco, non so cosa fare, sono lì che chiedo consigli a tutti quelli che conosco. Quindi bisogna di parlare anche qualcosa di non per forza serio, anche stupido o serio, scrivilo qui nei commenti, facciamo partire un po' di conversazione per riuscire perché no, a dare una mano in qualche modo. Che dire, quindi tornando al mio occhio gonfio, qualsiasi cosa sia, morale della storia, non aspettare che tutto sia perfetto, perché se aspetti che ogni momento sia perfetto, se aspetti il momento perfetto per fare qualcosa, se aspetti le persone giuste, se aspetti qualsiasi cosa nel processo e qualsiasi cosa si metta tra te e l'obiettivo che vuoi raggiungere, che sia il fatto di non sentirsi, che cazzo ne so, non sentirsi belli per fare un video, per parlare a una camera, o di non sapere se scegliere un lavoro che ti piace oppure rifiutare un lavoro che ti piace per fare qualcosa che pensi ti possa fare bene a lungo termine, anche se è più una scommessa. Non ho la minima idea di come andranno le cose, però so che non bisogna aspettare. Se aspetti, il tempo passa, le cose iniziano a sembrarti stupide, le idee che avevi iniziano a sembrarti stupide, quindi appena hai in mente una cosa, ricavati del tempo per realizzarla e portala avanti, altrimenti non succederà nulla e non avrai neanche nulla di cui pentirti. Questo è. Bene. Cosa posso dire? Non so, video probabilmente inutile, volevo solo aggiornarti su come vanno le cose. Se vuoi raccontarmi anche i cazzi tuoi, sei benvenuto. Non so come chiudere questa cosa, quindi la morale della storia te l'ho lasciata, fanne tesoro, perché non devi per forza sbatterci la testa anche tu, e soprattutto sai che certe cose sono normali. È normale sentirsi confusi, è normale sentirsi in difficoltà, pensare di non farcela, pensare di essere Dio per un momento e cadere nella depressione più totale in un secondo momento. L'importante è che tu riesca a ricavarti quei pochi momenti di felicità quotidiani. L'importante però non bloccarti, cerca sempre il prossimo step. Basta, ci vediamo al prossimo video, ti voglio bene.